Aura e corpi sottili. L'aura è un campo elettromagnetico che circonda non solo ogni essere vivente, ma anche ogni oggetto inanimato, come le pietre, oggetti naturali e la Terra stessa. Consiste in una corrente turbinante di radiazione luminosa, un campo in flusso costante e continuo. Quando viene vista sembra come una bolla di sapone con i colori dell'arcobaleno, che si muove verso l'esterno e verso l'interno. Non è solida ma è fatta di energia. Non può essere rotta o strappata. È una protezione che ci permette di operare con l'ambiente. Porta con sé la storia della nostra vita, ogni più piccola informazione. Molte persone sono in grado di leggere l'aura. Essa rivela il nostro carattere. Quando delle aure si incontrano loro rivelano se c'è compatibilità o meno. Essa contiene le nostre speranze, aspirazioni, paure e traumi. Può rivelare i nostri pensieri, le malattie e lo stress. I colori dell'aura sono vari e possono presentarsi singolarmente o mescolati, il loro significato è generalmente il seguente. Giallo oro indica una persona serena, nobile d'animo e illuminata, grande intelligenza. Giallo indica ottimismo, saggezza. Un giallo rossiccio indica timidezza. Arancione brillante indica una persona orgogliosa e molto vivace. È anche il colore del tepore, della coscienza e della creatività. Arancione scuro indica una persona irritabile e attaccabrighe. Rosso indica passione, forza, volontà e generosità. Un rosso scuro indica temperamento nervoso e impulsivo. Rosso su fondo bianco indica collera intensa. Verde chiaro con sfumature rosee indica una persona affettuosa ma controllata. Verde giallo indica basso intelletto. Verde indica una persona calma, riflessiva e empatica, indica anche simpatia. Verde scuro indica insicurezza, gelosia, inganno, suscettibilità e temperamento vendicativo. Verde smeraldo indica altruismo. Verde azzurro indica idealismo. Rosa indica una persona socievole, amore verso il prossimo. Azzurro indica nobiltà d'animo e devozione spirituale. Blu indica equilibrio, spiritualità, devozione ma può indicare anche la tendenza ad essere lunatici e depressi. Blu scuro indica fede profonda. Malva o gricine indica sacrificio per gli altri, capacità psichiche e spirituali elevate. Bianco indica purezza, verità e protezione. È uno dei primi colori che si vede. Nero indica che si sta nascondendo qualcosa, equilibrio precario, forte depressione o sentimenti negativi. Marrone può indicare una persona molto legata alla terra, e che cerca nuove radici. In corrispondenza dei chakra indica che l'energia della persona è bloccata. Strisce celesti e rosse o grigio chiaro indica timore e paura. Strisce rosse e blu indica ansia. Verde opaco indica apatia. Macchie bianche e blu indica distrazione. Grigio scuro indica malattia e cattiveria. Macchie nere indicano che l'aura è sbilanciata in alcune parti. La meditazione, l'esercizio, una vita sana e la luce solare aiutano a ridurre le macchie. Il corpo umano è circondato da diverse aure, o corpi sottili. Molti popoli credono che questi corpi immateriali rivestano un ruolo importante, sia in relazione alla vita nell'aldilà, che alle pratiche occulte nella vita terrena. I corpi sottili elevano l'uomo dalla sfera puramente fisica e gli consentono di esercitare la magia. Se l'uomo non si limitasse a considerarsi una mera somma di funzioni corporali, potrebbe riuscire a liberare quelle forze che gli permetterebbero di andare oltre la normalità quotidiana. 1. Il corpo eterico, o energetico compenetra il corpo fisico, lo avvolge e lo pervade. Emerge di circa 5 cm oltre il corpo fisico ed è responsabile della diffusione dei processi fisici dell'organismo, una sorta di barometro del benessere personale. Rappresenta le riserve energetiche del nostro corpo. Più il corpo eterico si indebolisce, più il corpo fisico si ammala. Esistono guaritori che riescono a diagnosticare eventuali patologie osservando esclusivamente il corpo eterico, che con la morte scompare. Il corpo eterico è il più denso, perché più vicino al corpo fisico.
può essere considerato come un corpo intermedio tra la realtà fisica e quella non fisica, che funge da trasformatore delle energie impalpabili, di natura non fisica. Si manifesta con linee trasparenti su uno sfondo blu cobalto e contiene sotto forma di modelli tutti gli elementi esistenti nel corpo fisico e il suo funzionamento è influenzato dagli altri corpi sottili. 2. Il corpo astrale, emotivo o di luce, sede dell'anima, è di colore rosa e si espande per circa 30 cm dal corpo fisico. È il corpo, che serve a elaborare i sentimenti. È la sede dei sentimenti provati dalla persona. Più i sentimenti sono positivi, più i suoi colori sono vivaci, più i sentimenti sono negativi, più i suoi colori sono scuri. Comprende tutti i desideri, le emozioni e i pensieri nascosti nella mente umana. Questo corpo sottile è il veicolo dei viaggi astrali. Dopo la morte lascia il corpo fisico e si trasferisce nel mondo astrale, ma può allontanarsi spontaneamente dal corpo anche in caso di incidenti gravi, coma o uso di sostanze stupefacenti. Si tratta di quella parte dell'uomo, che nelle esperienze di premorte vaga nel mondo astrale assorbendo avvenimenti ed impressioni. A grandi linee, poiché il corpo astrale agisce nella dimensione astrale a lui affine, formata presumibilmente di molecole dello stesso tipo, ha un comportamento analogo a quello del corpo fisico. La minima densità del corpo astrale fa sì che questo sia estremamente più duttile del corpo fisico e risponda più prontamente alla volontà del suo proprietario. Le limitazioni, strettamente legate alle caratteristiche della dimensione astrale, sono davvero poche se raffrontate a quelle del suo corrispettivo fisico, ed i suoi impieghi hanno una gamma estremamente flessibile. I sensi del corpo astrale sembrano funzionare in modo alquanto alterato rispetto a quelli fisici, hanno una gamma percettiva differente ed è perciò necessario un certo periodo di sperimentazione ed addestramento prima di poter agire sul piano con la padronanza e la sicurezza desiderata. Il corpo di luce, ad esempio, a differenza di quello fisico, anche quando la coscienza vi è stata completamente trasferita, non possiede la sensibilità tipica al dolore. Questa caratteristica è, intuibilmente, tanto un vantaggio quanto uno svantaggio. Ovviamente, quando l'esperienza astrale è indotta e quando non si è formato propriamente il corpo astrale e non è stata trasferita appieno la coscienza ed i suoi sensi, le impressioni che si ricevono sono quasi esclusivamente di natura emotiva ed emozionale, senza direttamente influenzare la vista, l'udito o il tatto. Non appena però si sia compiuto il processo di trasferimento della coscienza dal corpo fisico a quello di luce, allora è possibile aprire i propri occhi astrali e percepire la visione nitidamente e con uguale se non maggiore vividezza dell'omologo senso fisico. Gli altri 4 sensi invece, pur mantenendo analoga veridicità, si comportano in modo estremamente più raffinato e preciso. Il corpo di luce, o astrale, è anche detto corpo del desiderio, appartenendo a quel piano emozionale, o astrale, superiore al piano materiale e inferiore al piano ideale o metafisico. Esso è creato dall'irradiazione pranica dei chakra, in special modo da quella del Sahasrara, che in tutti gli esseri umani ha l'aspetto di un cono di luce, o campana bianca, e formato dalla vibrazione peculiare degli stessi centri nervosi quando siano stati debitamente iniziati. Il Sahasrara Chakra, anche chiamato pseudo chakra o rotto dai 1000 petali, è posto lungo l'asse verticale del corpo umano, al di sopra della cosiddetta fontanella e ad una distanza variabile dalla testa, direttamente proporzionale al reale grado di iniziazione posseduto. Esso provvede, tra l'altro, a dare sostanza e consistenza all'energia del corpo, costituendo una sorta di ombrello conico intorno all'uomo, un'essenza microcosmica, che è poi modulata dalla vibrazione intenzionale o automatica degli altri chakra unitamente ad altri fattori energetici quali, ad esempio, quelli originati dall'attrito dell'aria sulla pelle o dal contatto con particolari campi magnetici naturali o artificiali. Il corpo astrale ci mette in relazione col mondo astrale e con tutti gli esseri che ci vivono. Questi esseri sono più o meno luminosi e, per i viventi,
possono essere utili o dannosi perché lo possono vampirizzare e sfruttare. Il corpo astrale è costituito da materia molto più fine di quella fisica e di conseguenza la compenetra. Perciò intorno a noi vi sono le entità del mondo astrale e degli altri mondi, che vivono la loro vita, ma noi non siamo coscienti di loro come loro non sono coscienti di noi, salvo che in circostanze particolari. Ognuno dei sensi fisici dell'uomo ha la sua controparte astrale, che funziona sul piano astrale così come funzionano i sensi fisici sul piano materiale. Così ogni uomo ha il potere latente di vedere, udire, sentire, odorare e gustare anche sul piano astrale per mezzo dei suoi 5 sensi astrali. Nei casi di chiaroveggenza, o visione astrale, il soggetto rimane nel suo corpo fisico e percepisce naturalmente i fenomeni del piano astrale. Non è necessario per lui entrare in trance o in qualsiasi altro stato mentale anomalo. I ricercatori più evoluti possono lasciare temporaneamente il loro corpo fisico, che rimane in uno stato di sonno o trance, e ritirarsi nel corpo astrale con il quale possono visitare a volontà il mondo astrale, anche in punti dello spazio molto lontani dal luogo in cui giace il loro corpo fisico. Quando ci si trova fuori del corpo fisico e rivestiti del corpo astrale, guardando il proprio corpo ci si accorge che non è diverso dal corpo ordinario. Ci si rende conto di essere realmente fuori del corpo fisico quando, voltandoci, lo percepiamo immerso in apparente sonno sulla sedia su cui eravamo seduti solo pochi momenti prima. Guardando un poco più da vicino, vedremo che il nostro corpo astrale è collegata con la sua controparte fisica da un sottile filamento di sostanza eterea, chiamato cordone d'argento. Questo filamento può estendersi e contrarsi, cosa che gli permette di muoversi con libertà. Ad un certo momento sentiremo la nostra forza vitale vibrare a più alta velocità e ci renderemo conto che il senso di pesantezza sembra svanire. Avremo l'impressione di muoverci senza sforzo. Potremo attraversare le pareti della stanza e uscire nella strada, percorrendola tranquillamente come se fossimo nel corpo fisico. La visione astrale, nella maggior parte dei casi, è un lento e graduale sviluppo. Molte persone la possiedono in debole misura, per mancanza di un'educazione appropriata. Molte persone ne hanno ogni tanto barlumi, mentre altre volte ne sono totalmente sprovviste. Molti sentono le vibrazioni astrali più che vederle con visione astrale. Altri acquistano un grado di questa visione osservando una sfera di cristallo. Il potere psichico, che è di frequente definito vista psichica o sensazione psichica, è una forma di visione o di sensazione astrale. In ogni caso lo psichismo è collegato con fenomeni astrali. 3. Il corpo mentale, sede della mente, si espande per circa 20 cm e è la sede delle attività conoscitive. Dopo la morte, questo corpo rivive a ritroso le esperienze vissute. Comprende tutti i pensieri, compresi quelli extrasensoriali e intuitivi. Il corpo mentale viene per lo più suddiviso in 2 livelli: la mente superiore, che si nutre dello spirito universale, esperienze spirituali, intuizione, verità superiori, e la mente inferiore, legata al mondo terreno e materiale, inteso senza alcuna connotazione negativa. 4. Il corpo celestiale, sede dello spirito, presenta tutti i colori dell'iride e sporge dal fisico di circa 70 cm e è visibile soltanto con la meditazione profonda. È formato da numerosi raggi luminosi, che partono dal centro del corpo e si irradiano senza una forma definita. Le tecniche meditative caricano energeticamente questo corpo. 5. Il corpo causale, detto anche uovo aurico. Questo guscio tiene uniti e protegge tutti gli involucri dell'essere umano e nello stesso tempo permette uno scambio energetico con l'universo. Appare composto da sottili fili di luce dorata o argentata e sporge dal fisico di circa 1 metro. Contiene il progetto della vita dell'individuo, mentre nei bordi colorati esterni è iscritto il ricordo delle vite passate e raccoglie le esperienze fatte tra una vita e l'altra e consente così l'evoluzione. Dal sito Raggio di Luce Attiva XOMM-IT,